Ciao, vi do il benvenuto al nuovo video, qui Giorgia e questo è The Chilling Goblin. Dai, un mese tra un video e l'altro è quasi accettabile. Oggi vi porto la primissima recensione vera e propria di questo canale, perché finora abbiamo parlato poco di videogiochi a 360 gradi, senza però concentrarci su un titolo nello specifico, e voglio farlo quest'oggi con Neva. Neva che non si fa vede molto bene, ce lo faremo andare bene lo stesso? Con la modalità salvavista ingiallito la saturazione molto meglio. Allora, perché voglio parlarvi di Neva? Innanzitutto perché l'ho appena finito, quindi sono fresca di gioco, e soprattutto perché questo è un canale che parla per lo più di giochi cosi e Gris, degli stessi sviluppatori, lo è stato. Cosa che però non possiamo dire secondo me di Neva, o meglio in parte, ma adesso andiamo a definire il perché. Il team di Nomada Studio ha realizzato con Gris un platform a scorrimento senza possibilità di morire, che richiedeva semplicemente di godersi l'esperienza tra musiche meravigliose, un gioco che visivamente è mozzafiato e in generale una progressione piuttosto lineare che richiede di risolvere alcuni, diciamo, indovinelli logici o comunque di arrivare da punto A a punto B senza neanche troppa difficoltà. E se di Neva si può dire appunto che abbiamo lo stesso livello estetico di bellezza mozzafiato per quanto riguarda comparto musicale e visivo, non possiamo dire la stessa cosa per quanto concerne la semplicità. Gioco così non significa che non si possano trattare anche tematiche emotivamente complesse da gestire, come lo è stato appunto nel caso di Gris, che parla di lutto e dell'elaborazione di quest'ultimo, ma significa anche capire come l'esperienza di gioco vada a impattare su chi lo sta effettivamente provando. E per quella che è stata la mia esperienza personale, ho trovato Neva così solamente a metà, e va bene così, nel senso che essendo io una giocatrice a 360 gradi molto sfaccettata, mi va bene anche un'esperienza di gioco che sia più stratificata del semplice camminare in avanti e godermi l'esperienza come era stato per Gris. E infatti io vi posso anche dire che Neva, a dispetto di alcuni pareri che sono stati un po' freddi e negativi su questo titolo, Neva mi è piaciuto molto di più di Gris. Ma che cosa differenzia e rende anche al contempo così simili i due giochi di Nomada Studio? Intanto appunto gli sviluppatori sono i medesimi, quindi il comparto grafico, il tipo di stile che viene utilizzato è somigliante tra i due giochi, e infatti la bellezza che si può carpire durante l'esperienza di gioco è davvero tanta. Io ho fatto degli screenshot meravigliosi in game che vi lascerò qui, perché è veramente bello, ci sono tante scene in cui si è immersi nella natura, perché questo gioco parla tantissimo del rapporto anche con la natura stessa, con il ciclo di vita, oltre che di genitorialità, che appunto sono visivamente spettacolari. E al contempo ci sono tutta una serie di aspetti di gameplay del gioco platform a scorrimento che sono rimasti identici, e questo è un peccato. Ad esempio i totem che ti permettono di avanzare nel gioco, che devono essere veramente sbloccati per andare avanti con la progressione del gioco, sono visivamente e a livello anche di proprio utilizzo la stessa cosa. Ci sono dei momenti in cui ci sono questi totem di cui vi parlavo poc'anzi, con dei pallini che vanno appunto sbloccati, e percorrendo una strada, a volte sono due pallini, quindi bisogna andare sia a sinistra che a destra, si sblocca tramite una serie di salti, passaggi, eccetera, la progressione di gioco. Ecco, questo è rimasto identico, un peccato, perché secondo me si poteva svecchiare un pochino questa dinamica o quantomeno diversificare, e non lo è stato. Al contempo però un'aggiunta che è stata fatta in Neva, che ho personalmente apprezzato moltissimo, è proprio la dinamica di gameplay un pochino più stratificata, con tanto di combattimenti, tant'è che all'interno di questo gioco si hanno 3 vite, che è abbastanza semplice perdere se come me non si ha le mani per giocare, ci si aspettava un gioco così, perché alcuni passaggi per giocatori magari non esperti, con dei boss, perché ci sono quelli che si possono effettivamente chiamare e configurare come tali, possono essere più complicati, e io stessa ho dovuto ripeterli più volte prima di ottenere un risultato positivo e di passare oltre. Quindi in quei frangenti vi devo dire, per me l'esperienza non è stata così per nulla, perché anzi mi innervosivo, mi arrabbiavo, oppure c'erano proprio dei passaggi in cui faticavo a unire la percezione logica di quel che dovessi fare all'effettiva resa di gameplay e di tasti. Cioè facevo difficoltà semplicemente, ma nulla di assolutamente complesso, non stiamo parlando appunto di un Souls-like, però diciamo che dopo l'esperienza di Gris, in cui semplicemente dobbiamo tirare dritto
e capire a livello di senso molto generale quel che dovevi fare, dove dovevi muoverti e spostare, insomma questo è a un livello un pochino maggiore. Neva parte da un filmato iniziale che è quello che potete trovare come trailer di lancio del gioco, ovvero la nostra protagonista Alba, vestita con un mantello rosso e spada in mano, che si trova a fronteggiare insieme a questo lupo, cervo, o che comunque può sembrare anche un albero. Non vi sto a spoilerare troppo del gioco, ma sicuramente la somiglianza, la similitudine con l'elemento naturale è presente anche nella figura animale stessa, un po' ibrida, un po' a Avatar The Last Airbender, e si trovano insieme a fronteggiare queste creature d'ombra molto molto simili per estetica a quelli dello studio Ghibli. Per esempio questo gioco in particolare si rifà tantissimo allo studio Ghibli, che appunto uccidono il lupo e lasciano Alba sola con Neva, il lupetto, che poi attraverso le stagioni e il progredire del gioco crescerà e vi porterete dietro nel corso dell'avventura. Neva infatti a partire dall'estate, il gioco si divide in 4 stagioni, inizierà a crescere con voi e avrà sempre più abilità anche da poter sfruttare nel corso del gameplay. Infatti il gameplay è progressivamente più complesso e stratificato grazie anche al crescere di Neva e del rapporto che Alba ha con quest'ultimo. Non ho capito se fosse maschio o femmina, credo. E ovviamente il progredire delle stagioni significa anche un cambio di estetica all'interno del gioco. L'estate ovviamente più colorata e nel momento in cui si passerà all'autunno e inverno tutto andrà a incupirsi e scurirsi nei toni e anche proprio in quello che è il climax a livello di trama. La trama mi ha dato molto da pensare e, come è stato per Gris, sinceramente mi sono trovata a fine gioco a cercare una spiegazione dello stesso, perché non avevo capito, cioè io ho dato un'interpretazione che forse è anche corretta o comunque è parte del gioco, ma è solo un pezzo. Secondo me appunto è quel tipo di gioco che dopo essere stato completato è bello discutere insieme per capire insomma quelle che possono essere tutte le sfumature e sfaccettature che danno un quadro di più ampio respiro sul gioco. Nel mio caso specifico, per buona parte della narrazione e della mia esperienza in game, sono rimasta convinta che si trattasse di una forte critica alla distruzione da parte dell'uomo all'ambiente naturale, alla corruzione dello stesso, e di come invece l'unione tra uomo e natura, quindi Alba e Neva, possa anche ristabilire un equilibrio perduto e riportare la bellezza sulla Terra, una Terra che è sempre più in decadimento. Ma Neva non è solo questo, Neva è anche appunto una storia di genitorialità, come vi dicevo all'inizio del video, di un rapporto che cresce e si solidifica, e questo lo vediamo anche concretamente con elementi empirici in gioco, nel momento in cui Neva ci permette di fare sempre più cose grazie al crescere del suo potere e al poterci aiutare anche fisicamente all'interno delle battaglie con questi mostri d'ombra o comunque creature che si ibridano talvolta anche con gli animali morti e corrotti. Quindi diciamo le tematiche pesanti e profonde che c'erano in Gris rimangono anche qui, forse un pochino più sottili, e soprattutto diciamo che il finale del gioco mi ha lasciato con tante domande che sono andata poi a cercarmi su internet, su Reddit, e per cui ho trovato risposte. E vi posso dire senza fare troppi spoiler che questo è un gioco molto bello per chi come me ama la bellezza della natura in tutto il suo fiorire, soprattutto per quanto riguarda primavera ed estate. Riguarda il fatto che dobbiamo arrenderci all'evidenza del cambiamento e a lasciare andare anche chi amiamo, perché bisogna crescere e soprattutto si può perdere chi amiamo, e anche la bellezza del mondo che ci circonda è destinato a mutare, a cambiare continuamente ogni anno, ogni volta. Stando alla mia Switch, che è la console tramite cui ho giocato a Neva, dovrei averci fatto all'incirca un 5 ore molto comode. In realtà il gioco si può finire anche in 3-4 ore, dipende quanto siete lesti, quanto siete bravi. Io vi devo dire che, come accennavo prima, mi sono arenata più volte in alcuni passaggi, quindi ci ho passato diverso tempo. All'interno del gioco oltretutto ci sono una serie di collectibles, dei fiori che vanno fatti sbocciare, che però bisogna anche trovare, bisogna fisicamente arrivarci, e da qui anche l'utilizzare l'ingegno e la logica per capire dove arrivare. Ecco, il più delle volte io non mi sono neanche impegnata troppo per cercarli, perché
non sono una persona che gioca per i trofei, per raccogliere le cose, benché ecco mi sarebbe piaciuto ottenerne di più. In fin dei conti, soprattutto nella stagione dell'autunno, che è quella più corposa, ne ho presi veramente pochissimi e arrivata a fine autunno ho controllato gli obiettivi e ho realizzato di non averne trovati neanche la metà, quindi davvero incredibile, un gioco che potenzialmente si può rigiocare per completismo, chiaramente, e ci sono diverse modalità anche con cui giocarlo. Infatti c'è la modalità avventura, che è un gioco classico di avventura, che è quello che ho fatto io, oppure la modalità storia, per concentrare l'attenzione sulla storia senza possibilità di morire. Quindi in realtà potete giocarlo in modalità molto più cozy di quanto abbia fatto io, concentrandovi quindi di più sulla storia e sui fiori collectibles da ottenere all'interno del gioco, piuttosto che sulla parte di combattimento, che comunque è molto basilare, e una volta che insomma si impara il moveset di un dato boss, anche piuttosto semplice da portare avanti. La parte platform di gameplay in sé per sé è molto semplice, non ha niente di eccezionale, ci sono alcuni momenti di cutscene o comunque di azioni che coinvolgono, diciamo, le conclusioni delle stagioni, non faccio spoiler, molto belle, come era stato anche per Gris, molto simili anche a Gris, ed altri momenti che io ho trovato davvero, sia visivamente che a livello di gameplay, davvero ben riusciti. Dovrebbe esserci un frammento di questo anche in un video gameplay di trailer per il lancio, in cui praticamente lo schermo è come se fosse diviso a metà con uno specchio e voi dovete giocare con comandi invertiti, perché ciò che appare nella parte specchiata non c'è nella realtà, quindi voi dovete guardare dall'altra parte e ad esempio saltare di blocco in blocco su blocchi che nella parte sinistra dello schermo altrimenti non vedreste. Ecco, quelle parti sono dei momenti che mi hanno messo abbastanza in difficoltà. Ho lanciato diverse madonne, ma a fronte di ciò l'esperienza è stata complessivamente rilassante, me la sono goduta e soprattutto ci sono stati tanti momenti in cui mi sono proprio fermata a guardare i frame di gioco e dire wow, bellissimo. Quindi a livello puramente personale, per quella che è stata la mia esperienza di gioco, ho preferito Neva rispetto a Gris, anche perché la componente di gameplay mi ha dato quel movimento in più che non avevo trovato nel gioco precedente di Nomada Studio, che sicuramente era più rilassante ma che mi aveva coinvolta di meno dal punto di vista di gioco. Per quanto riguarda invece la componente di storia, di tematiche affrontate, io ho trovato che il lirismo fosse molto alto in entrambe le storie e forse sono riuscita ad apprezzare di più Neva perché si tratta di tematiche che sento più vicine a me. L'elaborazione del lutto invece è qualcosa che per fortuna in questo momento della mia vita è ancora molto lontano e che quindi ho vissuto con un leggero distacco, anche a fronte del fatto che inizialmente non avevo compreso di che cosa parlasse il gioco. Qui invece secondo me la chiave di lettura è molto più stratificata di quella di Gris, che insomma ha un'interpretazione abbastanza univoca, per quanto poi qualcuno possa dargli più significati, ecco. Quindi secondo me qui più persone possono risonare con il gioco, con la trama e con le immagini stesse. Quindi questo era il mio parere su Neva, che vi consiglio moltissimo, e in generale vi consiglio di recuperare anche Gris per quanto riguarda la parte più cozy gaming, molto molto consigliato. Fatemi sapere se voi l'avete giocato, che cosa ne pensate e soprattutto, segnalando con spoiler mi raccomando, qual è la vostra interpretazione del gioco e del finale. Cioè, penso che sia abbastanza univoca l'interpretazione del finale vero e proprio, tuttavia magari qualcuno ha delle idee diverse da quelle che ho letto su Reddit. Io spero che questa tipologia di video, questa recensione vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un mi piace e con i commenti, vi ascolto sempre, vi leggo e vi rispondo. E detto questo, spero di vedervi presto a un nuovo video. Ciao!